Il 25 febbraio 1956, in un incontro a porte chiuse del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Khrushchev, primo segretario del Comitato Centrale del PCUS, rivelò i crimini commessi dal precedente leader sovietico, Joseph Stalin, e condannò il culto della sua personalità. Questo momento fu cruciale poiché il potere sovietico riconobbe ufficialmente le atrocità avvenute sotto Stalin durante un congresso del partito. Andrei Gromyko, allora primo segretario del Comitato Centrale, esprimeva questa fiducia nelle parole di Khrushchev. Nel 1956, il vice ministro degli affari esteri dell'URSS scrisse che i delegati erano appesi ad ogni parola di Khrushchev, esprimendo il loro dolore e indignazione per Stalin con sospiri sommessi. Le accuse, durate circa 5 ore, erano basate su documenti, sebbene ci fossero sospetti che Khrushchev potesse falsificarli. Nel suo rapporto, Khrushchev mise in dubbio il contributo di Stalin alla storia sovietica e mondiale. Alexander Yakovlev, futuro architetto della perestroika, ricordò lo shock profondo che queste rivelazioni causarono. I delegati temevano persino di guardarsi l'un l'altro, poiché l'immagine di Stalin come leader e insegnante, padre delle nazioni, veniva improvvisamente stravolta. Khrushchev, nel tentativo di svelare le attività criminali di Stalin, cercò l'appoggio del fondatore del partito bolscevico e primo leader dello Stato sovietico, Vladimir Lenin. I partecipanti al discorso di Khrushchev scoprirono che Lenin aveva avvertito i suoi compagni di partito della tendenza di Stalin alla tirannia già nel 1922. In una lettera scritta un anno prima della sua morte, Lenin esprimeva dubbi sulla capacità di Stalin di usare il potere con cautela. Tuttavia, a causa della grave malattia di Lenin, è dibattuto se potesse realmente scrivere in quel periodo. Alcuni sostengono che tutto ciò che ha attribuito a Lenin fosse semplicemente dettato ai suoi segretari. Pertanto, è difficile stabilire con certezza se questi pensieri fossero veramente suoi. Stalin stesso non dubitava mai che Lenin avesse scritto la lettera e ne conosceva le motivazioni, derivanti da un conflitto tra loro durante l'aggravarsi della malattia di Lenin. Secondo alcuni documenti, Lenin desiderava che Stalin lo uccidesse. Nel 1921, gravemente malato e temendo un'imminente paralisi totale, Lenin avrebbe chiesto a Stalin di aiutarlo a compiere l'eutanasia, procurandogli del veleno. Questa richiesta sarebbe stata sostenuta anche dalla moglie di Lenin, Nadezhda Krupskaya. Una nota al Politburo del PCUS datata 21 marzo 1923, attribuita a Krupskaya, riportava la richiesta di Lenin affinché Stalin si assumesse l'incarico di procurare e consegnare il veleno. Stalin, tuttavia, in una risposta scritta, dichiarò di non avere la forza di soddisfare tale richiesta, per quanto umana e necessaria potesse essere, e rifiutò di assumersi questa missione. La sua posizione fu poi comunicata al Politburo, dove anche figure come Trotsky, Bukharin e Zinoviev si opposero a tale idea, ritenendola disumana. Stalin, membro influente del più alto circolo del potere sovietico, non poteva rischiare di essere associato alla morte di Lenin, nonostante la sua stretta relazione con lui. Si incontrarono per la prima volta nel 1905, e Lenin fu colpito dal giovane rivoluzionario georgiano. Lenin scrisse di un affascinante georgiano incontrato all'estero, suggerendo di trovarlo per il suo potenziale. Stalin supportò Lenin in tutte le dispute del partito, non votando mai contro le sue proposte in 18 anni. Lenin apprezzava molto la lealtà di Stalin, tanto da iniziarlo alla nomina a segretario generale nel 1922. Questa posizione, inizialmente vista come esecutiva e non influente, permise a Stalin di emergere come un leader indipendente con le proprie idee. L'irritazione di Lenin nei confronti di Stalin potrebbe essere stata espressa in una lettera al congresso del partito nel 1923, dove Lenin criticava la rudezza di Stalin, inizialmente tollerata ma diventata intollerabile in qualità di segretario generale. Lenin suggeriva di sostituire Stalin, non tanto per il suo carattere, ma più come una strategia retorica per gestire la sua crescente influenza. Va detto che tra i membri del movimento rivoluzionario russo, a parte Anatoli Lunacharsky, pochi erano noti per la loro raffinatezza intellettuale. Secondo i ricordi dei contemporanei, verso la fine della vita di Lenin, i rapporti tra lui e Stalin si erano normalizzati. Tuttavia, 4 mesi dopo la morte di Lenin, nel maggio 1924, Krupskaya rese pubblica una lettera di Lenin durante il 13° congresso del PCUS. Non appena il documento fu letto, Stalin propose la sua dimissione da segretario generale. Stalin mise in chiaro la situazione: se mi volete, bene, altrimenti ci sono altre posizioni disponibili. Tuttavia, la maggior parte dei membri del partito non poteva immaginare di lavorare senza di lui e gli espressero fiducia. Fu con questa fiducia che continuò la sua ascesa. La lettera di Lenin fu poi resa pubblica da Khrushchev nel 1956 durante il 20° congresso del PCUS, come parte di un processo postumo a Stalin. Nel giugno 2007, presso Erevin Square a Tbilisi, un furgone portavalori della banca statale dell'impero russo fu attaccato da sconosciuti. I rapinatori approfittarono del panico per rubare una borsa contenente denaro e fuggire in una direzione sconosciuta. Il furto fu perpetrato da un gruppo armato di bolscevichi ed entrò nella storia del movimento rivoluzionario russo come uno dei maggiori atti di espropriazione.
Il bottino ammontava a 250.000 rubli in assegnazioni, equivalente a circa 500 milioni di rubli al tasso di cambio attuale. Questi fondi furono utilizzati per finanziare la rivoluzione, stampare giornali, organizzare scioperi e, soprattutto, per corrompere le guardie carcerarie e salvare i compagni dalla pena di morte. Dopo il 20° congresso del 1956, si diffusero voci secondo le quali Stalin era stato uno dei militanti coinvolti in questo furto per finanziare la rivoluzione. Mentre in epoca sovietica i partecipanti a queste azioni di espropriazione venivano celebrati come eroi romantici, ora vengono spesso visti come banditi e criminali. Tuttavia, il carattere di Stalin sembra adatto a tali attività terroristiche, in linea con le direttive del partito dell'epoca. Lev Trotsky, principale avversario politico di Stalin, mise in dubbio la sua partecipazione ai furti e dedicò un intero capitolo a questo argomento nel suo libro Stalin del 1938. Già nel 1932, Trotsky non dubitava del ruolo di guida di Stalin nell'attacco armato a Erevan Square. Ma un esame più attento degli eventi lo portò a rivedere questa versione, suggerendo che Stalin avrebbe diretto le operazioni da lontano. Trotsky non specificò il motivo per cui Stalin non avrebbe potuto partecipare direttamente alle espropriazioni. A quel tempo, Joseph Zugashvili, Stalin era considerato un membro particolarmente prezioso del partito e, pertanto, non poteva permettersi di rischiare la sua vita e la sua libertà. Era specializzato nella creazione di tipografie clandestine, nella produzione di pubblicazioni rivoluzionarie e nella supervisione del movimento operaio in tutto il Caucaso. Stalin era un ideologo che scriveva articoli e guidava la propaganda, e aveva contatti diretti con Lenin. Non esistono documentazioni di Stalin che si occupi personalmente di rapine o espropriazioni. Gli storici contemporanei sanno che l'operazione di Tbilisi non fu progettata né eseguita da Stalin, ma da un altro noto rivoluzionario caucasico, Simon Ter-Petrosyan, noto come Kamo, che guidava un gruppo di combattimento bolscevico operante nel Caucaso. Per l'organizzazione dei furti, Ter-Petrosyan fu condannato a morte. Stalin non compare nei documenti di polizia legati alle espropriazioni. Nella fine degli anni 90 e successivamente, sono emersi diversi studi, in particolare di Zinaida Peregudova, esperta nella storia della polizia politica nella Russia zarista, e di Ode Eromen, che hanno dimostrato convincentemente che Stalin non partecipò a crimini penalmente perseguibili. Stalin non parlò mai apertamente del suo coinvolgimento nelle espropriazioni. Anche quando gli fu chiesto direttamente durante gli anni del suo impegno nel movimento rivoluzionario clandestino, Stalin fu arrestato 7 volte, fuggì 4 volte dall'esilio e in 2 occasioni quasi perse la vita. La sua esistenza era pericolosamente impegnata nella lotta rivoluzionaria, vivendo costantemente nel presente e rischiando la vita. Nel contesto in cui viveva Stalin, le relazioni stabili al di fuori del matrimonio erano generalmente considerate una violazione delle norme morali. Tuttavia, per un rivoluzionario come lui, queste convenzioni non erano necessariamente rilevanti. Si sosteneva che un vero rivoluzionario dovesse vivere al di fuori delle norme morali convenzionali. Se si atteneva a tali norme, non era considerato un autentico rivoluzionario. Stalin, nel suo periodo giovanile, era noto per il suo successo con le donne. Questa caratteristica era attribuita al suo temperamento caucasico e alla sua abitudine di prevalere, aspetti che si riflettevano chiaramente nella sua vita personale, lontana dall'essere riservata. Le fotografie di un giovane Stalin mostrano un uomo con una folta capigliatura, baffi e occhi ardenti, segni di una personalità passionale. Come psichiatra, si potrebbe dire che era capace di provare emozioni intense. Stalin aveva il potere di attrarre le donne, creando una sorta di dipendenza psicologica. Secondo il rapporto di Nikita Khrushchev sul culto della personalità e le sue conseguenze, Stalin sopprimeva non solo le qualità fisiche delle persone, ma anche quelle morali, creando un'atmosfera in cui era difficile esprimere la propria volontà. Durante il suo esilio nel Turkansky Krai, nella provincia di Yeniseisk nel 1914, si dice che Stalin abbia sedotto una giovane contadina di nome Lidia Pereprigina. Tuttavia, non ci sono informazioni dettagliate su come Lidia si sentisse realmente riguardo a Stalin. Durante questo periodo, Stalin visse in un insediamento chiamato Kureika, alloggiando nella casa dove viveva la famiglia di Lidia. Lidia aveva solo 14 anni all'epoca, il che suggerisce che una relazione con lei avrebbe potuto costituire una violazione legale, considerando le leggi dell'epoca. La visione rivoluzionaria e l'atteggiamento di Stalin nei confronti delle convenzioni sociali e morali riflettevano un approccio tipico dei bolscevichi, che spesso trascuravano le norme legali e sociali tradizionali in nome della loro causa. Oggi, però, nessuno sa esattamente come Lidia abbia trattato un potente rivoluzionario. Persino suo nipote Yuri Davyodov. Stalin stava scontando l'esilio. Era stato mandato a Koreko, identificato nella casa dove viveva la famiglia della nonna. I miei genitori non lo erano. C'era un fratello maggiore per mio padre e mia madre. È lì che ha conosciuto sua nonna. A quel tempo Lidia aveva solo 14 anni, il che significa che Stalin ha commesso un reato. I bolscevichi non si sono mai limitati alle norme penali.
Quindi, se un uomo è disposto a uccidere un uomo per essere un membro della loro classe slava, perché ci dovrebbero essere dei punti di contenimento sull'età delle amanti in una fumatrice? Il legame tra il ragazzo e la bambina è stato guardato senza essere giudicato. Solo l'ufficiale ha chiesto a Stalin di sposare Lidia. Secondo fondo Dipartimento di Polizia dell'Archivio di Stato della Federazione Russa. Ci sono i rispettivi appunti. C'è la garanzia del compagno Stalin Yugashvili che, una volta saltato di conseguenza, sarà maggiorenne. È lì che si sposa, dopo 4 anni di matrimonio civile, senza mai sposarsi. Nella primavera del 1917 Stalin partì per Petrogrado, dove scoppiò la rivoluzione di febbraio. Non è più tornato. È rimasta con il figlio di Sasha in braccio. È stata sposata da un mondano. Questa narrazione fornisce una panoramica complessa e personale dei legami familiari di Stalin, rivelando aspetti meno conosciuti della sua vita privata. Secondo il racconto, Stalin avrebbe avuto un figlio, Alexander, con Lidia Pereprigina durante il suo esilio. Tuttavia, le circostanze esatte della loro relazione e della nascita di Alexander rimangono avvolte nel mistero. Il ragazzo fu successivamente adottato e ricevette il cognome del suo patrigno. Anche se Alexander era consapevole della sua discendenza da Stalin, fu istruito dai suoi genitori a non discuterne pubblicamente, mantenendo questa informazione all'interno della sfera privata della famiglia. Si ipotizza che Stalin potesse essere tormentato da un senso di colpa per aver abbandonato Lidia e Alexander, e che avrebbe tentato di compensare ciò organizzando il futuro del figlio. Nel 1936, Stalin cercò di rintracciare Alexander, con l'idea di trasferirlo a Mosca. Tuttavia, le difficoltà comunicative e logistiche dell'epoca, insieme all'arruolamento di Alexander nell'esercito e la successiva partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, resero impossibile il loro incontro. Interessante è il fatto che Stalin avrebbe considerato la possibilità di prendere Alexander con sé quando aveva solo 4 anni, ma Lidia rifiutò. Questo episodio sarebbe avvenuto nel 1921, un periodo in cui nella casa di Stalin c'erano già altri bambini: Yakov, il figlio della sua prima moglie defunta, Artem Sergeev, un figlio adottivo, e Vasily, figlio di Nadezhda Allilujeva, l'ultima moglie ufficiale di Stalin. La complessa dinamica familiare di Stalin è ulteriormente complicata dal rapporto con Nadezhda Allilujeva, che apparentemente percepiva la presenza di altri bambini come un tentativo di Stalin di limitare la sua libertà. Questi dettagli sono stati documentati anche da Galina Zugashvili, nipote di Stalin. Galina Zugashvili, nel suo libro Ded Otetsy Druge, 1993, descrive la complessa relazione tra suo nonno, Joseph Stalin, e Nadezhda Allilujeva. Stalin e Allilujeva si avvicinarono alla vigilia della rivoluzione d'ottobre, quando lei aveva 16 anni e lui 38. Allilujeva, con un carattere forte e volitivo, era frustrata dall'oppressione del marito e cercava di mantenere la propria indipendenza, evitando di essere vista solo come la moglie di Stalin. Per Stalin, Allilujeva era una persona molto vicina, forse l'unica di cui si fidava completamente. Per un rivoluzionario, la moglie era vista non solo come una compagna amata, ma anche come un assistente nei suoi affari politici. In un periodo di lotta di potere con figure come Kamenev, Zinoviev e Trotsky, Stalin aveva bisogno di questo sostegno, che poi perse. Allilujeva soffriva di problemi psichiatrici e di inesplicabili mal di testa, che la portarono a cercare cure in Germania e in Svizzera. La sera dell'8 novembre 1932, durante un ricevimento ufficiale a casa di Kliment Voroshilov, Allilujeva e Stalin ebbero un litigio, testimoniato da numerosi ospiti. Tali scontri pubblici erano frequenti nella loro relazione. Dopo essere tornata a casa dalla disputa, Allilujeva estrasse una pistola e si sparò al cuore. La sua morte fu uno shock per Stalin, che interpretò il suo suicidio come un tradimento. Si dice che abbia affermato che le sue azioni lo avessero mutilato. Svetlana Allilujeva, figlia di Stalin, scrisse nelle sue memorie che durante il funerale, Stalin respinse il feretro con rabbia. Nel suo libro 20 Letters to a Friend, 1960, Svetlana Allilujeva riflette sulla complessa figura di suo padre, Joseph Stalin, e sulle conseguenze del suicidio di sua madre, Nadezhda Allilujeva. Stalin, un uomo di grande intelligenza, comprendeva che spesso un suicidio ha lo scopo di punire qualcuno. Si chiedeva se non avesse amato e rispettato abbastanza sua moglie, riflettendo su come piccole cose, come non averla accompagnata più spesso a teatro, potessero avere avuto un impatto. Esiste una teoria secondo cui il suicidio di Allilujeva fu un punto di svolta che trasformò Stalin in un tiranno. Questo evento lo scosse profondamente, lasciando un'impronta negativa sul suo carattere. Stalin divenne più chiuso e iniziò a fidarsi meno delle persone intorno a lui. Circolavano sospetti su come Allilujeva avesse ottenuto la pistola, con alcuni che suggerivano che persone vicine a lui fossero a conoscenza delle sue intenzioni suicidarie e non intervenissero. Stalin cominciò a sospettare che qualcuno nel suo cerchio intimo avesse incitato sua moglie al suicidio, iniziando una ricerca per trovare chi le avesse fornito la pistola. Secondo alcuni storici, queste ricerche contribuirono allo scatenarsi del Grande Terrore, la campagna di repressione e persecuzione contro i cosiddetti nemici del popolo, che si diffuse in tutta l'Unione Sovietica.
Tuttavia, attribuire l'intero fenomeno delle repressioni di massa direttamente al suicidio di Allilujeva e all'aumento della sospettosità di Stalin è considerato da alcuni storici una semplificazione eccessiva. Mentre l'incremento della sospettosità di Stalin potrebbe aver contribuito a una certa misura di repressione, attribuire le ampie campagne di terrore unicamente a questo fattore è un riduzionismo eccessivo. La complessità degli eventi storici e le molteplici cause che hanno portato alle purghe staliniane non possono essere ridotte a un unico evento o a un singolo fattore. Nel corso della storia sovietica, la figura di Stalin è stata al centro di numerosi dibattiti e controversie. Verso la fine del 1932, Stalin, profondamente colpito dalla perdita della moglie, manifestò il desiderio di ritirarsi dalla gestione del paese, esprimendo questa volontà al Politburo. Tuttavia, i suoi colleghi rifiutarono di accettare la sua dimissione. In seguito, nel 1956, durante il famoso discorso di Nikita Khrushchev, venne rivelato che circa 1 milione di cittadini sovietici furono vittime del Grande Terrore del 1937. Queste cifre, però, non erano state specificate in maniera precisa, e questo lasciò spazio a varie interpretazioni e voci popolari sul numero effettivo di persone represse. Khrushchev, un politico astuto, scelse di utilizzare cifre astratte per evitare rischi politici e per creare un impatto retorico. Durante gli anni delle repressioni in Unione Sovietica, si stima che circa 799.000 persone furono giustiziate. In qualsiasi momento, il numero di persone detenute variava tra 1,5 e 2 milioni. In totale, circa 650.000 persone furono giustiziate in tutto il paese e circa 1,5 milioni furono incarcerate. Questi numeri comprendevano non solo prigionieri politici, ma anche criminali comuni, banditi, recidivi e altri detenuti nelle colonie, nel gulag e nelle prigioni. Questa tragica pagina della storia sovietica rimane un periodo oscuro, segnato da repressioni e terrore, che ha profondamente influenzato la società e la politica sovietica e continua a essere oggetto di analisi e riflessione nella storia contemporanea. Nella storia dell'Unione Sovietica, il Grande Terrore rappresenta un periodo di profonda riflessione e analisi. Oggi, gli storici formulano diverse ipotesi sulle cause di questo fenomeno e sul ruolo di Stalin. La visione tradizionale lo identifica come il principale iniziatore del terrore. Nel settembre del 1936, Stalin nominò Nikolai Eov a capo del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni, NKVD, un ruolo di fondamentale importanza in un contesto di instabilità politica e intensificata attività delle spie straniere. Eov divenne rapidamente una delle figure politiche più influenti del paese. Nel popolo, Eov era tanto celebre da ispirare canzoni, come la ballata di Eov, che esaltavano il suo ruolo di difensore della nazione e del leader. Per mantenere la sua posizione indispensabile, Eov doveva garantire che l'NKVD continuasse a lavorare efficacemente, con un numero sempre crescente di spie smascherate. Tuttavia, il numero effettivo di spie era molto inferiore a quello dichiarato. Durante il periodo delle repressioni, l'accusa di spionaggio, sabotaggio e cospirazione contro il governo divenne una pratica comune all'interno dell'NKVD di Eov. Stalin, che riponeva grande fiducia in Eov, si trovò di fronte a un evidente tradimento. Questa situazione è considerata un assurdo completo, poiché Stalin, per tutta la vita, ha sempre mantenuto un controllo attento sulle operazioni dell'NKVD. Questo episodio nella storia sovietica rimane un esempio della complessità e delle contraddizioni del potere e della politica di quel tempo. È un fatto che la situazione all'interno dell'NKVD alla fine del 1938 suggerisce che Nikolai Eov operasse al di fuori del controllo diretto di Stalin. Questo divenne particolarmente evidente quando, nell'agosto 1938, Stalin ricevette informazioni affidabili che il leadership dell'NKVD, guidato da Eov, aveva perso il controllo effettivo del comitato centrale del partito. Di fronte a un terrore diffuso contro la popolazione, divenne cruciale trovare qualcuno in grado di fermarlo. Questo compito fu affidato a Lavrentij Beria, un esperto agente della ECA e controintelligenze. Stalin lo convocò dalla Georgia, dove Beria era primo segretario del partito. Lo nominò vice di Eov e ordinò un'indagine interna segreta sulle attività dell'NKVD e del suo capo. I risultati di questa indagine portarono alla rimozione di Eov dal suo incarico nel novembre 1938, al suo arresto nell'aprile del 1939 e alla sua esecuzione 10 mesi dopo. Circa 30 membri dell'NKVD coinvolti nelle illegalità furono processati in seguito a una direttiva del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'URSS e del Comitato Centrale del Partito Comunista, che stabiliva che qualsiasi violazione delle leggi sovietiche o delle direttive del partito e del governo avrebbe portato a severe sanzioni legali. Al 20° congresso del partito, Nikita Khrushchev espresse indignazione per il fatto che Stalin avesse attribuito la responsabilità del Grande Terrore del 1939 all'NKVD. Khrushchev, tuttavia, non menzionò al congresso come, all'inizio del 1938, quando era primo segretario del Partito Comunista dell'Ucraina, si lamentò che alla Repubblica fosse stato assegnato un limite troppo basso per le esecuzioni dei nemici del popolo. Scrivendo a Mosca, Khrushchev si lamentò di avere molti nemici ma di non ricevere abbastanza libertà d'azione.
Col tempo, è diventato evidente che gli organizzatori delle repressioni di massa erano parte dei leader delle repubbliche, nonché una cascata di comitati del partito a livello regionale e provinciale. Questa complessa rete di potere e responsabilità è un aspetto chiave per comprendere le dinamiche delle repressioni staliniane. Le figure menzionate, tra cui Nikita Khrushchev, Pavel Postiev, Vsevolodejk e Emelyanov, giocarono ruoli significativi durante il periodo del Grande Terrore in Unione Sovietica. La nozione che i primi segretari dei comitati regionali del partito potessero organizzare repressioni nelle loro aree di competenza è controversa. Formalmente, l'NKVD non era subordinato a questi segretari, ma nella pratica, i primi segretari a livello repubblicano e regionale potevano influenzare l'ampiezza delle repressioni, inclusa la partecipazione alle attività delle troiche giudiziarie. Le troiche erano tribunali speciali che emettevano la maggior parte delle sentenze in un sistema giudiziario semplificato. Quando i tribunali tradizionali erano sovraccarichi, il destino degli accusati veniva deciso dai membri più affidabili, i segretari del partito del livello appropriato, il capo dell'NKVD locale e il procuratore. Furono proprio loro a intensificare le repressioni, portando la situazione all'isteria nell'estate del 1937. Verso la fine del 1938, Stalin ordinò una revisione su larga scala delle sentenze emesse sotto EO e eliminò le troiche con la direttiva AV309M. Il Grande Terrore fu progressivamente fermato dalla fine del 1938 alla primavera del 1940. In questo periodo furono rilasciati un numero significativo di persone dalle prigioni e dai campi di lavoro. Gli storici stimano che il numero di coloro che furono rilasciati vari tra i 200.000 e i 315.000 individui. Tra questi vi erano future figure di spicco, come i marescialli dell'Unione Sovietica Konstantin Rokossovskij e Kirill Merezkov, il commissario dei partigiani ucraini Rudnev, eroi della difesa di Leningrado, oltre a migliaia di comandanti dell'Armata Rossa, scienziati, ingegneri e professionisti di vari settori, molti dei quali si unirono alla difesa del paese contro l'aggressione tedesca un anno dopo. La figura di Stalin rimane una delle più discusse e complesse nella storia del XX secolo. È indiscutibile che Stalin avesse una responsabilità significativa per quanto accaduto in Unione Sovietica durante il suo governo, inclusa la sua partecipazione alle massicce repressioni e il ruolo svolto nella vittoria della Grande Guerra Patriottica. Durante il 20° congresso del Partito Comunista, Nikita Khrushchev mise in discussione il contributo di Stalin alla vittoria del 22 giugno 1945. Egli attribuì a Stalin la colpa principale per gli eventi tragici all'inizio della guerra, sostenendo che Stalin avesse perso il controllo dell'esercito e del paese nei giorni iniziali del conflitto. Nel suo libro Tempo, Persone, Potere, Khrushchev raccontò un episodio in cui, all'inizio della guerra, Stalin si sarebbe rifiutato di assumere il comando e sarebbe partito per la sua dacia. Tuttavia, Khrushchev non era presente a testimoniare questo evento, in quanto si trovava a Kiev dal 21 giugno 1945. I registri delle visite nel gabinetto di Stalin, tenuti dal suo segretario, indicano invece che nei giorni 22 e 23 giugno e nei giorni successivi, Stalin incontrò varie figure chiave come Beria, Timoenko, Ukov, Mikoyan e Malenkov. Questi incontri, secondo i registri, variavano in durata, mostrando che Stalin era attivamente impegnato nel processo decisionale. Inoltre, durante i primi mesi della guerra, Stalin mantenne contatti telefonici con i comandanti dei fronti e i direttori delle maggiori imprese di difesa. Di solito lasciava il suo ufficio non prima delle 4 dopo la mezzanotte. Il suo discorso radiofonico del 3 luglio 1941 spiegava il ritiro dell'Armata Rossa come conseguenza dell'attacco improvviso della Germania. Nel 1956, Khrushchev accusò Stalin di aver mentito sostenendo che l'attacco della Germania non era stato improvviso. Questo dimostra la complessità e le diverse interpretazioni degli eventi storici, specialmente riguardo al ruolo di Stalin nella storia sovietica. Il ruolo di Stalin nel periodo precedente l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica nel 1941 e la sua reazione ai rapporti dell'NKVD e della intelligence militare sono stati oggetto di ampio dibattito e analisi. Secondo il rapporto di Nikita Khrushchev sul culto della personalità e le sue conseguenze, l'atteggiamento di Stalin nei confronti delle informazioni fornite dalla intelligence contribuì alle gravi conseguenze iniziali dell'invasione tedesca. La distruzione di una grande quantità di equipaggiamento militare, la perdita di numerosi quadri militari e l'incapacità di fermare l'avanzata tedesca all'interno del paese. I rapporti di intelligence che arrivavano a Stalin nel 1941 sono stati a lungo oggetto di speculazioni e dibattiti. Questi rapporti prevedevano un attacco tedesco in date diverse, creando una situazione in cui Stalin poteva percepire una sovrabbondanza di informazioni false o fuorvianti.
Questa sensazione di disinformazione potrebbe averlo portato a ignorare i rapporti di intelligence. Una nota famosa di Stalin su un rapporto di Vsevolod Merkulov riguardante i preparativi militari tedeschi, datata 17 giugno 1941, in cui Stalin rispose con un commento sprezzante, è spesso citata come esempio del suo atteggiamento di sfiducia verso le informazioni dell'intelligence. In questo contesto, Stalin potrebbe aver interpretato le informazioni come tentativi di disorientarlo e di provocare azioni premature che avrebbero rivelato i piani sovietici al nemico. Khrushchev, inoltre, criticò Stalin per aver ignorato informazioni provenienti da fonti affidabili come Richard Sword, un agente dell'intelligence sovietica in Giappone. La complessità di queste situazioni dimostra le difficoltà di interpretare e agire in base all'intelligence in un periodo di crescente tensione internazionale e incertezza. Questi eventi sono diventati fondamentali nella valutazione delle decisioni di Stalin e del suo approccio all'intelligence prima dello scoppio della Grande Guerra Patriottica. La questione delle presunte trattative tra Stalin e Hitler nell'estate del 1945 è una delle più controverse e dibattute nella storia sovietica. Secondo alcune fonti, Stalin avrebbe considerato la possibilità di cedere alla Germania nazista il Karelskij Isthmus, la Bessarabia, la Bucovina, i territori baltici e parti dell'Ucraina in cambio della cessazione delle ostilità contro l'URSS. Queste informazioni sono emerse per la prima volta in un'intervista rilasciata dal tenente generale Pavlenko, un noto storico militare, durante il periodo della perestroika di Gorbaciov, un'epoca in cui venivano utilizzate varie occasioni per denigrare Stalin e la sua politica estera. È importante notare che queste affermazioni sono state fatte in un contesto in cui molte accuse contro Stalin e i suoi collaboratori erano state fabbricate o esagerate. Ad esempio, le accuse contro Lavrentij Beria, capo del Ministero degli Affari Interni, MVD, che fu giustiziato dopo la morte di Stalin, comprendevano tentativi di cospirazione con Hitler. Tuttavia, oggi si ritiene che molte di queste accuse fossero infondate. Anche il maresciallo Georgy Zhukov, in una conversazione con lo storico Viktor Anpilov nel maggio del 1965, menzionò un episodio in cui Stalin chiese a Beria di sondare attraverso la sua rete di agenti le condizioni per un possibile accordo di pace con la Germania. Pavel Sudoplatov, un agente dell'intelligence sovietica coinvolto nel caso Beria, testimoniò durante l'interrogatorio che un agente reclutato dall'NKVD doveva agire come intermediario nelle trattative. Questi frammenti di informazioni offrono uno sguardo sulla complessità e le sfumature della politica sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, ma lasciano anche molte domande senza risposta. La verità su queste presunte trattative e su ciò che realmente accadde rimane oggetto di speculazioni e dibattito tra storici e analisti. La questione delle presunte trattative di pace tra Stalin e la Germania nazista, con il coinvolgimento del consol bulgaro in URSS, Ivan Stoyanov, e l'ipotetico ruolo del re bulgaro Boris nel trasmettere un'offerta di Stalin a Hitler, è un'altra faccenda complessa e controversa nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono sospetti che questa mossa potesse essere una sorta di gioco informativo condotto dai servizi segreti sovietici. Un'ipotesi è che l'intento fosse sondare i piani del nemico o stimolare i propri alleati, in particolare per accelerare l'apertura di un secondo fronte in Europa. Pavel Sudoplatov, un altro agente dell'intelligence sovietica, ha fornito una spiegazione diversa, suggerendo che Stalin sperava di rallentare l'avanzata tedesca durante i negoziati, dando tempo all'Armata Rossa di riprendersi e riorganizzarsi. Non è chiaro perché le trattative non abbiano avuto luogo. Sudoplatov ha scritto nel suo libro che l'ambasciatore bulgaro, simpatizzante dell'URSS, ritenne che i negoziati con i tedeschi potessero essere un errore fatale e causare danni irreparabili all'Unione Sovietica, decidendo quindi di non trasmettere l'offerta di Stalin. In un contesto diverso, il 16 ottobre 1952, Stalin, all'età di 72 anni, chiese al plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista di essere sollevato dai suoi incarichi come segretario generale del PCUS e presidente del Consiglio dei Ministri dell'URSS, citando la sua età avanzata e la difficoltà nella lettura dei documenti. Questa fu la sua quarta richiesta di dimissioni. Tuttavia, il plenum rifiutò la sua richiesta. Stalin morì circa 4 mesi e mezzo dopo. Per molti sovietici che erano nati e cresciuti sotto la sua guida, la morte di Stalin fu un grande shock, considerando il suo ruolo centrale nella vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo industriale, l'acquisizione dell'arma nucleare e l'inizio dell'esplorazione dello spazio. La sua morte segnò la fine di un'era nella storia dell'Unione Sovietica. La morte di Stalin fu effettivamente la fine di un'epoca e il suo impatto si fece sentire in tutto il paese. La sua figura era stata centrale per la vita quotidiana dell'Unione Sovietica per decenni, e la sua morte lasciò un vuoto significativo nella leadership e nella direzione del paese. 3 anni dopo la morte di Stalin, nel 1956, si tenne il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica,
durante il quale Nikita Khrushchev pronunciò il suo famoso rapporto sul culto della personalità e le sue conseguenze. Questo discorso segnò l'inizio del processo di destalinizzazione, che includeva la condanna delle purghe e delle repressioni di Stalin, nonché il tentativo di distanziare il partito e il paese dal suo stile di governo autoritario e dalla sua immagine di leader infallibile. La destalinizzazione annunciata da Khrushchev fu accolta favorevolmente dal mondo occidentale, che la vide come un segnale del possibile crollo dell'URSS. Queste previsioni si avverarono 35 anni dopo, con il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 e la fine del sistema socialista in Europa. In seguito al rapporto di Khrushchev, Stalin divenne quasi un tabù nell'URSS. Città, fabbriche e montagne che portavano il suo nome furono rinominate. La sua immagine fu rimossa dalla letteratura, dai film e dai monumenti pubblici. Nel 1961, il corpo di Stalin fu rimosso dal mausoleo di Lenin e sepolto vicino al muro del Cremlino. Nonostante queste misure, il dibattito sulla figura di Stalin e il suo retaggio non si è mai realmente concluso, e continua a essere oggetto di discussioni e valutazioni diverse, sia in Russia sia nel resto del mondo. La sua figura rimane controversa, con alcuni che lo vedono come un eroe e un grande leader, mentre altri lo considerano un tiranno responsabile di enormi sofferenze e repressioni. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, per favore, lascia un like, aiutaci a sapere che ti piace, iscriviti al canale, condividi il video. Aiutaci a raggiungere più persone condividendo questo video con amici e familiari. Lascia un commento, dici cosa ne pensi, adoriamo leggere i tuoi feedback. Grazie mille per il tuo supporto. Ci vediamo nel prossimo video.